Ciao a tutti ragazzi, io sono Umberto e ben ritrovati in questo mio nuovo video. Oggi sono qui perché voglio parlarvi del castello di Baldor e del suo terribile delitto che è avvenuto verso la metà del 600. Infatti quello che vi sto per raccontare oggi si aggira proprio in quell'epoca. Ma prima di cominciare mi raccomando, iscrivetevi a questo canale, tempestate di like a questo video e commentate. Ma partiamo subito con Janet Dale Rumpole, figlia del primo statista James Dale Rumpole che in seguito divenne re, e dell'altezzosa Margaret Ross. Janet, all'insaputa dei suoi genitori, si era fidanzata con un nobile ormai decaduto, Lord Archibald Rutherford, il quale non era molto gradito dalla sua famiglia, sia per principi politici sia per la sua mancanza di fortuna. La coppia fin da subito fece un patto giurando solennemente che niente avrebbe mai potuto dividerli. Inoltre Janet si augurò mali terribili se avesse infranto questa promessa. Ma poco dopo si presentò un corteggiatore, David Dunbar, e sapete chi era? Il nipote di Lord Archibald Rutherford. Questa persona colpì molto la sua famiglia perché era molto ricco e ovviamente Janet, essendo una bella ragazza, si propose immediatamente a lei. Janet, in seguito alla promessa che aveva fatto appunto al suo fidanzato, rifiutò la proposta e, pressata dalla richiesta di motivazione del sapere perché lo avesse rifiutato, lei a quel punto confessò che stava con un'altra persona perché non gliel'aveva voluto dire subito. Lady Dale Rumpole, abituata alla sottomissione universale, trattò questa obiezione come una sciocchezza e insistette affinché sua figlia sposasse il nuovo corteggiatore. Lord Archibald, un uomo di spirito molto elevato, inviò una lettera appunto a Dale Rumpole, implorandola in tutti i modi possibili di convincere sua figlia a lasciare la persona con cui stava e a mettersi invece con suo nipote, perché quella maledizione praticamente che Janet si era fatta su se stessa se avesse infranto quella promessa era una stupidata. Insomma, era una cosa assurda secondo lui. La madre gli rispose che sua figlia era molto sensibile e anche molto ingenua e che questo contratto giuramento, perché raga all'epoca si parlava addirittura di contratti, non comprovato e firmato dai suoi genitori, veniva ritratto in quanto illegale e che ora Janet si rifiutava di adempiere al suo fidanzamento con lui. Janet rifiutò di ricevere tale risposta da chiunque, tranne che dal suo fidanzato in persona, poiché aveva un carattere molto combattivo, molto determinato, e in qualche modo, non si sa come, obbligò la madre a consentire un colloquio tra lui e lei. L'incontro per far conoscere questa persona ai suoi genitori in realtà non servì a nulla, quindi Janet, poverina, si rassegnò all'idea di vivere una vita intera con una persona che non avrebbe mai amato. Il 24 agosto del 1669 sposò Sir David Dunbar con un matrimonio in pompa magna nella chiesa dell'Antica Luce vicino al castello Carsecleugh. Nonostante fosse una giornata afosa, una giornata caldissima estiva, i suoi fratelli, perché aveva anche dei fratelli, ricordavano che le mani di Janet erano molto fredde e che continuò a ripetere loro "non voglio stare con lui". Mentre camminavano in un lungo corridoio per addentrarsi in una maestosa sala da pranzo, che tra l'altro raga, da quello che si racconta, fecero un pranzo pazzesco a livello di chef stellato. Ma terminato questo lussuoso e buonissimo pranzo, gli sposi si ritirarono nella loro stanza per la prima notte di nozze. Ma raga, volete sapere una cosa? Fu anche l'ultima, perché improvvisamente si udirono urla disumane che rimbombavano in tutto il castello provenire proprio dalla loro stanza, facendo accorrere tutti gli invitati ancora impegnati a festeggiare. Una volta sfondata quella porta, che era chiusa a chiave, si ritrovarono tutti di fronte ad una scena terrificante. I genitori di Janet trovarono Dunbar che si stringeva la gola sdraiato sul pavimento, il sangue che colava abbondantemente da una ferita mentre stava affogando in un mare di sangue. Janet invece fu trovata rannicchiata in un angolo della stanza, con indosso ancora l'abito nuziale completamente sporco di sangue, mentre stringeva con tutte le sue forze il coltello ancora tutto sporco di sangue del suo novello marito. Raga, se questo video vi sta piacendo, mi raccomando, iscrivetevi al canale e commentate e attivate tutte le campanelline. La donna ripeteva solo frasi sconnesse, come se stesse pregando, dicendo qualcosa, parlando in qualche lingua sconosciuta, il che ovviamente tutti i presenti fecero fatica a capire cosa stesse dicendo, ma avevano colto soltanto una frase in particolare: "Prendi la tua cara sposa".
Raga, non è chiaro chi abbia accoltellato Dunbar quella notte e il mistero rimase in sospeso, anche perché poco dopo l'uomo si riprese, ma la vera cosa strana è che non si ricordò assolutamente nulla di quello che era accaduto. Con la mancanza di scienza media all'epoca, le ferite da coltellate, che ovviamente poi facevano infezione, provocavano spesso e volentieri il decesso, ma lui in qualche modo, non si sa né come né perché, ma sopravvisse. Inoltre, dopo che il marito si era ripreso praticamente completamente e si era alzato anche dal pavimento, Janet morì. Sebbene tutti i presenti, e non solo loro, ma anche tutti i cittadini di quella zona, erano sospettosi, non riuscirono a capire bene che cosa fosse successo, cosa fosse accaduto. Dunbar non è mai stato processato per omicidio, quindi in realtà nessuno sa effettivamente cosa sia accaduto a quella povera ragazza. Magari mettetemi nei commenti voi ragazze cosa ne pensate. Secondo voi cosa potrebbe essere accaduto a Janet, a Dunbar? Chi ha accoltellato chi, come e per quale motivo? Potrebbe essere Janet che ha accoltellato magari il suo marito, o suo marito magari perché ha accoltellato Janet perché forse si rifiutava di andare a letto con lui. Mettetemi magari voi cosa ne pensate, che sono curioso ragazzi, sono curioso di sapere un attimino la vostra idea. Gli amanti del folklore pensano che sia accaduto tutto per mano del demonio, raccontando che il diavolo, approfittandosi del dolore di Janet, le disse che avrebbe ucciso David per liberarla. Janet sul momento accettò, ma una volta resasi conto di quello che stava per accadere, afferrò questo coltello per scacciare via il demone, il quale si scansò e lei per sbaglio colpì il marito. E questa è la cosa che la fece letteralmente impazzire. È ovvio che un demone, uno spirito, non può essere colpito con un coltello, con un oggetto o con qualsiasi altra cosa. Quindi questa storia secondo me è un po' inventata. Per questo che vi ho chiesto di mettere nei commenti secondo voi davvero che cosa è successo. Raga, a proposito, leggete in descrizione cosa ho scritto, perché questa storia è stata tratta da un libro, ma è realmente accaduta. Infatti Sir Walter Scott nel suo libro, che si intitola La sposa di Lammermoor, ci fu scritto proprio quello che sto per dirvi ora. Ascoltate. La porta della stanza nuziale fu sfondata dopo che si erano udite urla orribili dall'interno e lo sposo fu trovato sdraiato oltre la soglia, terribilmente ferito e sanguinante. La sposa era accovacciata in un angolo del camino. La sua camicia da notte bianca macchiata di sangue sorrideva e mormorava in una maniera folle. Questo racconto fu riutilizzato nuovamente nell'opera di Gaetano Donizetti chiamata Lucia di Lammermoor. Si racconta, avvallandosi dell'ipotesi che sia stata Janet che avesse pugnalato il marito, non si riprese mai più, morendo 2 settimane dopo, il 12 settembre del 1669. David Dunbar si riprese da quelle ferite e non volle mai parlare di tutto quello che era successo quella notte, anche perché inizialmente fu detto che non si ricordava assolutamente nulla. Invece, tornando ad Archibald, il vero amore di Janet, non si sposò mai e morì nel 1685. I percorsi delle due nobili famiglie, che tra l'altro erano così ansiose di unirsi, in seguito in realtà presero strade completamente diverse. I Daly Rumpole divennero meglio conosciuti dal titolo che ricevettero poco dopo, ovvero Conte di Stair, un titolo simile al pari di Scozia. Ma raga, ne ricevettero anche un altro, Master of Stair. Pensate che John Dalrymple alla fine divenne segretario di Stato per la Scozia e fu responsabile del massacro di Glencoe. I Dunbar di Baldon a questo punto rivolsero le loro energie al miglioramento dell'agricoltura, cosa che cominciò ad avere effetto nell'ultimo quarto del XVII secolo. A suo modo, Sir David Dunbar è stato un pioniere della terra recintata per il pascolo e l'importazione di bestiame dall'Irlanda, anche se poi effettivamente si rivelò illegale. Lui si riprese abbastanza dalla sua infelice avventura matrimoniale e col tempo sposò la figlia del 7° conte di Eglinton, morendo dopo essere caduto da cavallo nel 1682. Qualsiasi cosa accada quella fatidica notte del XVII secolo lasciò una grandissima impressione sul castello di Baldon, appartenuto alla famiglia Dunbar fino al XVIII secolo. Oggi nella cittadina di Blackmore di Scozia c'è una strada che porta i cittadini e molti curiosi vicino alle rovine, appunto perché sono rimaste praticamente solo rovine di quel castello. Ma ragazzi, non sono solo le meravigliose rovine e tutto quello che c'è intorno di materia che attira queste persone, ma c'è molto
molto altro. Infatti in diverse occasioni molti visitatori, anzi quasi tutti, hanno affermato di aver visto lo spirito di Janet vagare tra le rovine del castello, di solito nelle notti calde estive, ma principalmente nell'anniversario della sua morte, ovvero il 12 settembre. Pensate che chi la vede afferma che indossi ancora i suoi indumenti di quella fatidica sera macchiati di sangue e, vagando con la testa bassa come se fosse ancora depressa o in preda a un rimpianto o al totale sconforto o anche della colpa o i ricordi, perché no, di un amore non corrisposto, la stanno perseguitando tutt'oggi e solo lo spirito di Janet lo sa per certo. Anche se non si capisce bene il motivo, non ha intenzione di rivelarlo a nessuno. Anche con chi ha cercato di comunicare con lei non vuole parlare. Ancora oggi lei non vuole dire assolutamente nulla. Raga, ma c'è anche altro, perché qua non si parla solo dello spirito di Janet, ma si parla anche delle due famiglie che per qualche motivo non osano entrare proprio all'interno di queste rovine, quindi stanno nei giardini fuori. Cioè, in poche parole, non entrano e non fanno il percorso che facevano quando erano in vita e quando il castello esisteva ancora. Quindi non vogliono entrare al suo interno. Non so, raga, ditemelo voi, magari per ricordi anche loro che vogliono dimenticare, oppure hanno paura di qualcosa. Quindi comunque si vedono sempre a girarsi intorno ai giardini fuori. Ragazzi, che dirvi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, iscrivetevi al canale, commentate, condividetelo e attivate tutte le campanelline. Noi ci vediamo prestissimo nel nostro prossimo video. Ciao a tutti raga e stay tuned!